Volete riscoprire il fascino intramontabile di un capolavoro stampato per la prima volta all'inizio del secolo scorso? Ottimo, andiamo alla scoperta dei Tarot Original 1909, ma prima spazio alla sigla. Ciao amici e amiche di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione vi ricordo che cliccando qui in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti della Taroteca e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata, con un semplice clic, potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore per ritrovare gran parte dei mazzi della mia collezione. Cambiamo inquadratura per entrare nel vivo della puntata e seguitemi. Eccoci qui di fronte al nostro bel mazzo. Faccio vedere in breve la scatolina, insomma abbastanza semplice. Vi faccio vedere un po' da tutti i lati. Quindi già all'esterno si può sia riconoscere il colore dominante delle carte, il giallo appunto, e poi potete vedere già qualche figura. Lo apriamo, qui potete vedere. Questa è la versione che ovviamente ho, diciamo, quella più semplice, quella più diffusa. Poi ci sono ovviamente non solo tante altre versioni, tipo il Rider Waite, tipo i Radiant, tipo tutte insomma quelle che si sono susseguite, ma troviamo anche una nuova versione che ha fatto lo scarabeo, tonda, in versione appunto con il mazzo di carte tondo o circolare, come lo volete definire. All'interno ovviamente troviamo delle carte di riferimento sia per seguire lo scarabeo con tutte le novità in arrivo, e poi c'è questo libricino che trovate piccolino, intenso, dove ci sono, diciamo, le spiegazioni in breve in 4 lingue: inglese, italiano, spagnolo e portoghese. Qui vi mostro dove parla insomma sulla nascita di queste carte qui, come interpretarle, delle indicazioni, ottimo. In breve posso dire che danno le giuste informazioni per iniziare, magari chi vuole proprio iniziare con questo mazzo di carte qui. Una piccola stesa, e qui questo è insomma, ovviamente fatto da Sasha Graham. Lo trovo molto interessante. Io vi consiglio comunque di andare ad integrare quello che trovate in questo libricino, che ovvio ho detto breve ma abbastanza esaustivo, con la chiave pittorica dei tarocchi, ovviamente scritta da Edward Waite. Però consiglio magari quella con le spiegazioni di Giordano Berti, così da avere ulteriori informazioni, ed è un libro, un libricino non tanto grande, dove potete trovare sia dal punto di vista storico la biografia di Edward Waite, qualcosa anche su Pamela Colman Smith, vabbè, però di più riguardo proprio le carte che sono state create, quindi a livello pittorico, tutti i significati delle carte, delle stese suggerite, e anche in breve qualcosa sull'alba dorata, cioè la Golden Dawn, della quale faceva parte giustamente Waite. Faccio vedere anche, vabbè, diciamo alla fine, quello che ci interessa a noi. Adesso passiamo a vedere tutti gli arcani.
quindi cominciamo prima dagli arcani maggiori. Un'ultima cosa che volevo dirvi, il mazzo è abbastanza maneggevole, io ho le mani piccoline, quindi è perfetto per me. Sono sia, diciamo, quel grande giusto, maneggevole, anche la qualità della carta stessa permette di mischiare i tarocchi in modo molto facilmente, in tutti i modi possibili in cui volete mischiare le carte. Sono grandezza 6,6 x 12 centimetri. È bella anche la cosa, vabbè, già se vedete così i colori sono abbastanza per me accesi, e quindi in qualche modo sono stati mantenuti quelli che erano appunto che erano usciti nella prima edizione del 1909, nel dicembre 1909 per l'esattezza. E poi qui potete vedere, vi mostro la grafia di Pamela Colman Smith, quindi è bella anche che abbiano lasciato questa cosa qui. Il retro, credo che per questioni di copyright, in qualche modo conserva questa scacchiera. Adesso io non ho il riferimento, però insomma potreste anche andare su internet e vedere diciamo, l'altro mazzo dove riprende questa scacchiera qui più grande, insomma un po' a livello originale diverso, molto carina anche questa. E adesso passiamo a vedere i 22 maggiori. Osserviamo lo splendore di questi 22 arcani maggiori. Non posso nascondere la mia gioia e il mio entusiasmo di fronte a questa meraviglia qui, perché nonostante la semplicità, anche ovviamente nella grafica, soprattutto nei colori, non dimentichiamoci che questo è stato riprodotto esattamente come era quando venne pubblicato proprio nella sua prima edizione, quindi lo ribadisco e quindi è normale che non si poteva pretendere dalla stampa dell'epoca, cioè, anzi per me è già di notevole pregio questo. La cosa che ovviamente può risaltare è che non solo nella loro semplicità riescono ad avere proprio quella carica di magia, di misticismo, cioè c'è tutto qui, simbolismo, si possono leggere in tutti i modi possibili ed immaginabili, quindi potete usare le tecniche, quella ovviamente la prima a livello intuitivo, e in alcune circostanze magari non sarà neanche necessario guardare perché le carte parlano da sole, cioè effettivamente con un buon intuito, con diciamo la conoscenza sia del significato dei colori, sia delle posture delle singole carte, ci si può anche immedesimare in ogni personaggio che viene rappresentato e quindi si possono già estrapolare ehm, dei significati, tutti vostri. Il consiglio mio è quello, magari soprattutto per chi vuole iniziare, questo per me è fondamentale, passare attraverso i tarot original 1909 o comunque tutti quelli che fanno parte, che discendono da questo mazzo qui. Per esempio uno che io uso tantissimo è questo, diciamo, è un esempio, i tarocchi universali che potete vedere, cioè riprendono molto fedelmente, tranne vabbè qualche cambio di scena, nel senso su qualche colore, però
ce ne sono diciamo, tantissimi che rimangono proprio sia fedeli nelle posture, nell'insieme, no, della costruzione di ogni singola carta, però altri che sono delle interpretazioni, però si basano fondamentalmente sempre su questi arcani qui. Un'altra cosa che, sì, diciamo, vi stavo dicendo che si possono leggere in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi dal punto di vista, abbiamo detto, dei colori, a livello simbolico, potete cominciare ad estrapolare i significati che trovate nel libretto, potete andare appunto ad integrarli, come già vi ho anticipato, dalla chiave pittorica, dei tarocchi di Waite, e non solo, un consiglio è proprio di prendere un quaderno vostro, proprio per i tarocchi, e guardare magari ogni singola carta, estrarre voi la vostra carta del giorno, magari cominciare così a vedere voi di fronte alla carta stessa che sensazioni vi dà e tutto quello che riuscite a capire e comprendere anche senza andare a vedere. Poi rimarrete meravigliati di quanto magari siete riusciti ad andare molto molto vicino proprio ai significati che trovate nel libretto. E io sì, cioè, vi consiglio questo. E principalmente di utilizzarli dal punto di vista intuitivo, perché questa è la chiave principale, la chiave interpretativa per approcciarsi a questa tipologia di mazzo, che consiglio quindi sia per chi magari, non lo dico per chi magari ha già iniziato e che quindi conosce già i tarocchi, soprattutto lo dico per chi vuole intraprendere questo nuovo percorso. Sicuramente è vero iniziare da quello che è, diciamo, la storia, e la colonna portante sono i 22 marsigliesi, però approcciarsi a questa tipologia di mazzo può dare un qualcosa in più, non solo come mazzo da collezione ovviamente, che è consigliatissimo, ma anche per la divinazione, sviluppo, crescita personale, a livello spirituale, sotto tutti i punti di vista. Potete fermare il video in questo momento qui proprio per avere la visione completa di tutti e 22 maggiori, però potete vederli meglio tra un po' quando ci sarà lo slideshow, e poi ci vediamo per gli arcani minori. Andiamo con lo slideshow. Osserviamo il primo gruppo di arcani minori. Partiamo con le coppe legate all'elemento acqua,
E qui incominciamo subito a vedere la grande rivoluzione che riguarda i tarocchi Waite Smith, proprio sulla rappresentazione con delle scene e quindi con dei personaggi anche negli arcani minori, cosa che non troviamo invece nei marsigliesi. Diciamo, per questi dettagli qui, su queste spiegazioni, sulla differenza tra i mazzi, ovviamente potete andare a vedere le prime puntate che ho fatto, così giusto per capire meglio, perché qui ovviamente vediamo questa, come abbiamo potuto già vedere la differenza tra i tarocchi marsigliesi che hanno la giustizia al numero 8, invece qui troviamo la forza, e quindi di conseguenza qui abbiamo all'11 la giustizia, appunto nei marsigliesi abbiamo la forza. Beh, questi sono, diciamo, piccoli dettagli, non cambiano nei significati, però è una cosa di differenza notevole se magari uno vuole seguire una dottrina piuttosto che un'altra. Per quanto diciamo riguarda, vabbè, qui potete fermarvi in questo momento, osservarli per bene, quindi se diciamo non li conoscete e avete, spero, intenzione di comprarli, perché diciamo, ripeto la stessa cosa, sono super consigliati sia dal punto di vista di averlo nella propria collezione, ma non solo per la divinazione, ma per leggerli a se stessi, per imparare tante cose nuove, per leggerle dal punto di vista di crescita, evoluzione personale. Quindi non mi stancherò mai di dire questa cosa, perché a questa ci tengo tantissimo. È ovvio che quando sono stati creati questi tarocchi, Waite si è affidato alla giovane Pamela Colman Smith, un giovane artista, che su indicazione sua ovviamente hanno creato questo mazzo qui. Sicuramente so che ogni membro che faceva parte della Golden Dawn era invogliato a creare il proprio mazzo. È vero che c'era un mazzo di riferimento, ma ognuno poteva farne un'interpretazione propria. E Wade a un certo punto si va quasi a distaccare da quella che era, diciamo, l'idea originale, e addirittura aveva promesso di non rivelare, di non divulgare i significati dell'alba dorata, però, diciamo, contrariamente a questa cosa, scelse appunto di pubblicare i suoi tarocchi. E quindi all'inizio è ovvio che c'erano dei significati discordanti, però diciamo in qualche modo, ecco perché vi rimando a leggere la chiave pittorica, che non è proprio, non viene spiegato così tanto bene, però sicuramente si possono trarre delle informazioni utili. E adesso andiamo a vedere gli altri arcani maggiori, continuiamo con i pentacoli. Legati all'elemento terra, siamo qui di fronte ai pentacoli o denari, come desiderate chiamarli, lo stesso. Come potete vedere, a maggior ragione qui siamo nel regno del giallo, però è ancora abbastanza dominante, soprattutto qui in alcune carte, il giallo proprio di sfondo. Probabilmente anche per far risaltare le stesse figure che sono presenti. Anche in questo momento potete fermare il video proprio per valutarle, visionarle, magari una cosa che avete potuto notare, vi avvicino alcune carte. È ovvio che la grafica è abbastanza semplice, e quindi è ovvio che non si discute la bravura dell'artista, che io ammiro tantissimo, perché è proprio grazie a questa semplicità che ogni carta è talmente piena di qualsiasi riferimento, di carica di magia, che il lato artistico, seppur magari uno può pensare, ma sì, alcune figure, alcuni volti, alcune cose potevano essere fatte meglio, diciamo, però ricordiamoci che all'epoca c'era anche
diciamo, dei problemini, delle cose, non abbiamo a livello tecnico di stampa quello che appunto abbiamo oggi, quindi sono cose secondo me trascurabili. Bene, adesso continuiamo con i bastoni. Siamo al terzo gruppo degli arcani minori, quindi siamo di fronte ai bastoni, abbiamo i 10 numerali e poi i 4 arcani di corte, il paggio, il cavaliere, la regina e il re. E diciamo, cos'altro dire? È ovvio che io non mi voglio soffermare tanto proprio sui significati, a parte che ci sarebbe così tanto da dire che questo video durerebbe ore e ore e ore. Diciamo, però a me piacciono tantissimo e sicuramente li apprezzerete anche voi, fidatevi, comprateli. Una carta in particolare che mi piace tantissimo è proprio questo 9 di bastoni, dove è talmente eloquente, diciamo, lo sguardo dell'uomo rappresentato in questa carta, proprio che è sulla difensiva, non solo perché ha la testa fasciata, ma ha lo sguardo quasi intimorito, però un po' più attento, proprio perché non vuole difendersi, non vuole ripetere gli stessi errori che appunto l'hanno portato a farsi male, purtroppo. Anche in questo momento potete fermare il video per poterli visionare uno per uno attentamente e noi ci vediamo con l'ultimo gruppo e quindi con le spade. Ci avviamo alla conclusione di questo video andando a vedere l'ultimo gruppo di arcani minori, le spade, quello un po' più ostico di tutti, quello un po' più difficile, particolare, sicuramente fondamentale, perché insomma potete vedere già dalla scenografia di alcune carte, soprattutto queste che sono quelle più dolorose e impegnative, e diciamo tranne il giallo di questa carta che insomma rappresenta la chiarezza di voler fuggire in un certo senso. Poi alcune sono molto statiche e altre invece movimentate, che appunto rappresentano anche il significato della carta stessa, come questo cavaliere di spade, non solo per il movimento, ma anche dello sfondo stesso. Bellissimo lo sguardo del cavallo. Mm, quasi come se volesse scappare, non lo so, cioè lo vedo, vedo il cavaliere abbastanza agguerrito, quello è vero, il cavallo un po' meno, l'ho sempre visto un po' spaventato dallo sguardo, però rende comunque l'idea su tutto. E si conclude qui appunto questo viaggio, abbiamo visto un po' tutti gli arcani maggiori e minori. Vi ringrazio di avermi seguita, ovviamente potete vedere tutto, trovate nella playlist quello che magari potrebbe interessarvi. Vi ricordo che per quelli che non sono iscritti al mio canale potete andare a darci un occhio perché trovate l'oroscopo mensile segno per segno alla fine del mese per il mese successivo, poi c'è l'oroscopo settimanale con le Lenormand e poi trovate degli interattivi sia sul lavoro, sull'amore e man mano se ne aggiungeranno altri. Potete seguirmi su Instagram, potete anche scrivermi mail su Telegram, Messenger per informazioni e eventualmente prenotare un consulto. Grazie di nuovo a tutti, alla prossima, ciao!